Ragazzi, buongiorno, questa mattina sveglia all'alba nel vero senso della parola. Sveglia con il canto dei galli. Comunque, moto caricata. Guardate l'umidità. Pazzesco. Ieri sera non l'ho coperta perché stavamo qua una sola notte e poi questa mattina dovevamo partire presto, quindi non volevo assolutamente fare rumore per non svegliare le persone che dormono su questa struttura. Ora però colazione veloce, poi diretti a prendere il traghetto che ci porterà all'isola di Chiloé. Povera tenerona. Ci farà anche los huevos revueltos. Wow. Top, colazione perfetta. Ottima notizia perché abbiamo la nave alle 10 della mattina, ci vogliono 5 ore per arrivare all'isola di Chiloé, quindi il pranzo oggi penso che lo salteremo. E sapete benissimo che se Sara non mangia si rischia il divorzio. Marmellata, burro, addirittura 2 fettine mignon, Ciambellone. strambolex e pane caldo. Dimenticavo una cosa fondamentale, ci troviamo a Chaiten. Colazione spolverizzata. Sara quasi pronta, vediamo se la tenerona è pronta. C'è un po' di umidità. Ha gli stessi miei acciacchi della mattina, cioè il ginocchio dolorante, però ce la fa. Ma quali acciacchi? Sara gli acciacchi, no? Tenerona che parte sempre come un gioiello. Uscire da qua ora è un problema. Aspetta, questo mettiamolo qua. Forse è meglio che la giro. Giro della tenerona. È fatta. Ok. Voilà. Ti lecca i baffi appena dico hola perché pensano che diamo qualcosa. Voilà. Vamo. Le cassine iniziano a fumare per il riscaldamento a legna. Guardate. Questo è quello che Diego intendeva per contaminazione dell'aria per il fumo della legna eccessivo. D'altronde tutti hanno questo tipo di riscaldamento perché l'altro è troppo costoso. Quello che lui diceva era che d'inverno si accende molto di più e ancora peggio. Si va verso il mare. Sono le 9 di mattina. Noi abbiamo la nave per le 10. In teoria dovevamo trovarci 3 ore prima. Grazie a Beppe, grazie alla signora della struttura, ci hanno detto andate con calma, tanto non c'è nessuno. Ora come sempre abbiamo un po' d'ansia perché fino a quando non salgo sul traghetto ho sempre quella sensazione di perderlo. Per questo odio traghetti, odio qualsiasi cosa che ci dà un orario. La nebbia su Chaiten. Chiudo anche la visiera perché l'aria è freschina. Stiamo rifacendo lo stesso tratto di strada che abbiamo fatto ieri per trovare il porto. C'è qualcuno? Qualche perro di sicuro, più di uno. Tres, ben 4. Ecco, all'attacco. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Momento ansioso. Ora andiamo a vedere se c'è qualcuno a cui chiedere se il nostro biglietto va bene, se bisogna fare qualcosa o se semplicemente dobbiamo aspettare. C'è gente che aspetta come noi. Ingresso y salida. Solo bar. Vamo. Questo dovrebbe essere il traghetto che ci traghetterà all'isola di Chiloé. Per il momento torniamo da Fra. Non c'era nessuno, solo il bar. Proviamo a chiedere. Grazie. Non so se ci siamo capiti, ma in teoria basta questo, poi sul barco fanno tutto. Bene, aspettiamo. El barco sta llegando.
Non possiamo ancora confermarlo, ma ci sentiamo di dirlo, le 3 ore preventive rispetto all'orario di partenza sono eccessive, quindi noi siamo per il momento arrivati un'ora prima della partenza. Credo che non ci siano problemi, quindi per tutti quelli che da Chaiten dovessero imbarcarsi, le 2 ore per i passeggeri o le 3 ore nel caso della presenza di un veicolo sono indicative. Agios Valparaíso, barco della compagnia naviera Austral. Per il momento la fila è questa. Credo che saliremo nel giro di qualche minuto. La nave sembra in ottime condizioni, anche se c'è un po' di ruggine in giro. Sì, quella è l'acqua del mare e a 2 passi dalla barca la tranquillità di una spiaggia di sassi. Hola! No, ecco, l'ho trovata migliore. Si va, il cane portuale ha dato l'ok, sta controllando il perro portuale. Allora, sta controllando i biglietti, allora tocca al signore davanti a noi. È in attesa. 9:52, inizia l'imbarco. Ci fa salire prima delle auto. Ci siamo, i passeggeri sono saliti prima. Siamo! Francesco? Sì, Sara? sì, perfetto, gracias. Hola. Hola, buen día. Buen día. Wow. Stanno legando la tenerona. Io me gustaría mucho parlare italiano. Ma parla italiano. Un poquito. Sì, sì. Listo. Perfetto, listo. La moto è legata solo a destra, guardate, una fascia dietro e una avanti. Una nuova tipologia di legaggio, poi gli chiedo il perché. Stavolta siamo gli unici motociclisti nel barco. Ma infatti è una cosa assurda, come sono arrivato non mi ha chiesto neanche il biglietto, mi ha detto subito Francisco, io ho detto sì pensando ma come fa a sapere? Ho immaginato siamo gli unici motociclisti, quindi era anche semplice. La moto legala, la moto lega, La moto? a izquierda, no? No, gli ho detto di legarla a sinistra. No, no, non serve nada. Ok, ok. Los italianos. Mamma mia, Lo sapevo. guarda. Cada vez libera il cerdo che è in te. Sta qua. No. Nella prenotazione ti facevano scegliere anche i posti per la seduta e noi abbiamo questi, ovviamente vicino a bancone dei dolci. E
Mentre il gatto dorme io ne approfitto. Il gatto dorme. Empanata napolitana. Il gatto si è svegliato. Guardate. La prima cosa che mi ha detto: che dici fra, prendiamo qualcosa? E io ho detto: guarda che ho già fatto. Non ha aspettato neanche un secondo, si è alzata ed è andata anche lei a prendere l'empanata. Maiale! Mangia quanto me, ma poi è un friciolino, pesa 50 kg scarsi, mangia tantissimo. E poi qualcuno mi dice: Francesco, sei un uomo fortunato. Pensateci bene, bisogna saperle le cose prima. Quasi arrivati. Ci siamo. Giornata pazzesca, Chiloé ci sta dando un bellissimo benvenuto. Poi è un po' come quando andavamo in moto in Patagonia, abbiamo il vento che spinge da dietro, con questa velocità è come se siamo fermi, quindi non si percepisce vento. Sotto il sole è quasi caldo, una sensazione che non ci ricordiamo più da mesi ormai. La traversata è stata abbastanza movimentata, infatti tutti i mezzi, moto compresa, sono stati legati. Vamos dalla Tenerona. Ha tolto la fascia là, non ha tolto questa. E questa non l'ha tolta? Comunque mi aveva detto che sulla sinistra non la legava, quando invece l'ha legata. Sono scesi tutti, manchiamo noi, ma non potevamo partire prima perché c'erano le macchine a chiuderci il passaggio. El perro portual, hay siempre perros. Eccoci, here we are. Bienvenidos a l'Isla de Chiloé. Siamo a Castro. Un tiempo maravilloso. I colori delle casine di Chiloé e los palafitos tipici, gli unici rimasti qui nell'isola sono quelli di Castro. Chiloé, ultima roccaforte spagnola, è stata l'ultima ad essere annessa alla Repubblica Cilena, estremamente tipica, come del resto sono solitamente tutte las islas del mondo. Carinissime. Palafito Patagonia. Abbiamo incontrato un ragazzo che avevamo visto al fiume ieri mentre arrivavamo a Chaitén, era in vacanza anche lui, è cileno e gli abbiamo detto: di dove? Di qua. Sono di Dalcahue, che è la località che noi raggiungeremo oggi e che lui ci ha detto è assolutamente da visitare. Ci ha detto: siete italiani, vi voglio far vedere una cosa, il mio cantante preferito era Eros, Eros nazionale. Gli piace anche Laura Pausini, ma la voce di Eros è unica. Ecco los palafitos. Questo tipo di cielo terzo ce lo potevamo sognare. Continua la buena suerte per qualche giorno, ce lo prendiamo tutta. Balneario Tenten. Di nuovo i cigni dal collo nero. Il ragazzo ci ha detto: d'inverno qui a Chiloé non c'è molto da fare, c'è solo tanta ma tanta pioggia. Beh, siamo fortunati per questa giornata, però ci ha assicurato che non fa neve. Più in alto sì, a Osorno, a Villarica, ma qui no, non c'è neve. Ci ha anche detto: qui troverete di tutto, quindi non preoccupatevi. Io ho provato a fare come in Italia, probabilmente sarà come in Italia. Lui ha detto: non lo so,
però molto diverso dal sud della Patagonia. Al sud, ha detto, succede qualcosa con la moto, non potete fare nulla. Ce ne siamo accorti. Distributori come in Italia, altro passetto verso un mondo che conosciamo meglio, anche se non è detto che sia migliore. A volte ancora perdiamo le persone che ci vengono a parlare, soprattutto quando il dialogo è legato alla moto. Non siamo pronti a riprenderle, un po' per rispetto nei loro confronti, un po' perché siamo abituati a parlare liberamente con la gente, concentrandoci su quello che ci viene detto e su quello che diciamo, da non pensare che possa essere un ricordo da immortalare. Ci ha aspettato un signore molto anziano alla moto, ci ha avvicinato, Francesco stava riprendendo, lo ha aspettato, e poi tra i rumori delle auto che aumentavano perché tutti avevano acceso per poter scendere, ha toccato il braccio di Francesco e gli ha detto: è elettrica? Francesco ha detto no, è una moto normale, a combustione, gli ha detto Fra. E lui ha detto: non ho mai visto una moto tan spettacolare. Allora Francesco ha detto: non avevo mai visto una moto? Sì, avevo visto moto, ma non così spettacolare. Lo salutiamo perché è stato tenerissimo. Detto questo, ha ritoccato il braccio di Francesco e se n'è andato alla sua macchina. Qualcuno nei commenti scriverà: e sicuramente questo signore ne ha viste poche di moto. Direzione per Dalcaue, la nostra destinazione. Dalcaue 12 km. Un paesaggio collinare quasi del centro Italia. Se non fosse per l'architettura delle case e le costruzioni completamente diverse, potrei dire che siamo nella zona Umbria, Toscana, Marche. Non ultime le Marche, ma non volevo essere di parte. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I've failed. So can we work it out? Molti localini. Ho anche avvistato una farmacia e questo mi fa star tranquilla. A Puyuapi non ce n'erano. Centro commerciale Las Dalcas, perché Dalcaue prende il nome da una tipica forma di barca, da una tipica barca proprio di Chiloé, degli indigeni. È stata abitata per prima dagli indigeni Chonos. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Le scandole, quelle tegole che rivestono i muri tipiche proprio di Chiloé e di altre località cilene. I perri al sole. Allora, dal navigatore vedo che dovrebbe essere lungo questa via la nostra abitazione, 2 minuti 650 metri. Quando non hai il cavalletto per la moto, appoggi in quella maniera. Le indicazioni di Airbnb erano errate. Il duegno ci ha mandato un video dove nel video c'eravamo noi che passavamo e lui parlava forse con la moglie e diceva: ma sono loro, sono passati. Comunque dovrebbe essere vicino al distributore della Copec. Andiamo senza navigatore, cerchiamo un attimo di capire la situazione. Dal video c'era quel tipo di scuola bus bianco, dovremmo essere quasi arrivati, cioè praticamente stiamo in centro. Guarda dove ti porto, guarda dove ti porto, dovrebbe essere da queste parti. Eccolo, eccolo. Hola. Dove sta l'abitazione? E sta? Perfetto. ¿Quieren puede dejarlo ahí, al lado de la casa? Sì. ¿Tiene espacio ya? Ok, perfetto.
cambiato il volo e guardate, pantaloncini corti dopo 70-80 giorni, non lo so, cioè l'aria non è calda, però è totalmente diversa rispetto a Chaiten, rispetto alla carretera australe. Moto parcheggiata di fronte alla nostra abitazione. Vi faccio vedere una cosa, possiamo dire che questa gomma è bella che andata. Aspettate, controllo anche un'altra cosa. Ho controllato al volo il cuscinetto della ruota posteriore per vedere se iniziava a ballare un po', ma è perfetto. Nonostante i chilometri, nonostante il ripio, nonostante il peso eccessivo anche fuori portata, ancora va bene. Ovviamente bisognerebbe lavarla. È dal 2/3 ottobre, da quando l'ho portata a Milano, che non la lavo più. Ora si va a far spesa per la cena, poi quando torno la copro perché domani, dopodomani ancora ha messo giuvia, ovvero pioggia. Questo è il nostro appartamento da fuori, poi ve lo mostreremo con calma. Partano, semplice, ma c'è di tutto. C'è anche la lavatrice a un prezzo che non ve lo dico perché, vabbè, comunque sui 30 euro al giorno. Considerando che stiamo a Chiloé, qua i prezzi non sono bassissimi, però abbiamo contrattato perché ora è bassa stagione. Ah, la chiave? L'ho presa io. Guardate la differenza di abbigliamento fra Sara e me. Il fatto è che io non sento mai caldissima, a meno che non faccia 35-40 gradi. Lui è sempre euforico, appena vede il sole e poi ogni tanto camminava e fa... Io non voglio mai soffrire il freddo, preferisco soffrire il caldo. Io perché sono ottimista, penso sempre arriverà il caldo, arriverà il caldo. Serra la porta, serra il portone. Il portone. Fate più fretta. Non siamo abituati a sentire questo rumore delle gomme. Comunque oggi è domingo, ci ha detto che è quasi tutto chiuso, ma abbiamo visto che in fondo sulla destra ci dovrebbe essere un mini mercato che chiude alle 22. Andiamo a vedere, speriamo bene. Ho visto anche una frutteria verduleria, sembrava aperta, quindi vediamo. Comunque io ho fatto il figo a pantaloncini corti e sento che... Questa è la Dalca, la barca tipica che dà il nome alla cittadina, Dalcawe. Fondamentalmente i ciloti, cioè gli abitanti di Chiloé, erano infatti pescatori. Quartier generale, gruppo dei bomberos del Caue. Qualcosa siamo riusciti a rimediare, più di qualcosa veramente. Io sono il carrello della spesa umano. Ora prepareremo un churrasco, non so se a panino o semplicemente carne grigliata. Faremo un'insalatina di pomodori e cetrioli. Qui ancora verdura, non ce n'è tantissima. Stringiamo i denti che si sale. Ora vamos a cucinare. Churrasco in padella con sopra delle pagnotte di pane che ora si scalderanno E si insaporiranno. Io invece mi sto occupando delle verdure. Aggiungiamo la carota. insalatina. L'idea ora è se fare la pasta o meno, perché a pranzo abbiamo mangiato, l'avete visto, quella impanata milanese, quindi siamo scarichi. E quando Sara è scarica, poi la notte si litiga. No, però ho imparato a controllare il nervosismo da fame. Questo è un successo riportato da anni e anni. Guardate che piattone! Non aprite il frigorifero, mi raccomando, non lo aprite. I coltelli di Romy non sono il massimo, quindi... Ma ce l'abbiamo il coltello con la seghetta noi, dai! Vado a prendere. Sì. Sulla Tenerona c'è de todo, de todo! Notate, il padrone di casa ha messo del Domopac per coprire i fornelli e, come dico sempre, posto che vai, tradizione che trovi. Questo è il bello del viaggiare. Filo d'olio di origine cilena, spettacolare.
Spettacolare! La verità, ragazzi, è che non c'erano supermercati grandi aperti e non c'erano neanche carnicerie. Francesco mi ha abbandonato nel frattempo. È buonissimo. Mangia, è calda. E abbiamo optato per dei churrasco in dei sacchetti, che sono delle fettine molto molto sottili. Chi è sudamericano lo sa e chi è anche spagnolo, credo, però sono buone. Buon approvecho.